Marauder, un sistema onnivoro che processa dati provenienti da vari sensori e dispositivi installati su aerei da ricognizione, satelliti, immagini, video, dati radar, meteorologici e di ogni altro tipo per la gestione delle missioni di sorveglianza e ricognizione. Che cos'è Marauder? Parliamo di un software sviluppato dall'intelligence dell'Air Force americana per l'analisi dei dati. Uno strumento potentissimo che utilizza intelligenza artificiale di grado militare per aiutare i funzionari durante le missioni. Parliamo di un software di intelligence che possono usare solo le forze speciali, di cui i dettagli tecnologici rimangono top secret. Questo sistema tecnologico di intelligence, che fino a qualche anno fa, cari signori, era talmente riservato che se ne parlavi andavi in galera, è integrato nel Secret Internet Protocol Router Network, SIPRNet. Ne hai mai sentito parlare? Sarebbe letteralmente l'internet segreto delle forze di intelligence. SIPRNet è un sistema di reti informatiche interconnesse utilizzato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dal Dipartimento di Stato per trasmettere informazioni classificate e quindi segrete in un ambiente completamente sicuro. Marauder è un sistema che vive dentro a questa rete segreta dell'intelligence alla quale hanno accesso solo le forze speciali. Essendo Marauder uno strumento avanzato di reporting di missione, le informazioni top secret correlate alle missioni vengono trasmesse all'interno della rete SIPRNet. Se determinate informazioni inumane sono state digitalizzate, sono lì dentro. Marauder è un sistema onnivoro che ha a che fare con gli UFO. Riceve informazioni da vari sensori e dispositivi. Il software analizza questi dati in tempo reale per estrarre informazioni utili e spesso prevedere le mosse avversarie. Ripeto, prevedere, identificando movimenti sospetti, oggetti specifici o cambiamenti nel paesaggio. Presenta queste informazioni in modo chiaro e comprensibile agli operatori. Utilizza mappe, grafici e altre visualizzazioni per mostrare dove si trovano gli oggetti di interesse e cosa sta accadendo spesso nel cielo. Grazie alla sua capacità di elaborazione veloce, Marauder aiuta i militari a prendere decisioni informate rapidamente, migliorando le loro capacità di risposta durante le missioni. Parliamo di uno strumento potentissimo al quale solo le forze speciali possono accedere, di un software di intelligence onnivoro che si è scoperto recentemente da alcuni documenti pubblicati dall'archivio FOIA più grande del mondo, viene utilizzato per lo studio e l'intercettazione UAP. E oggi vi metterò al corrente documenti ufficiali alla mano di dettagli tecnologici in merito agli UFO che avete l'occasione di apprendere solo qui. Mettiti comodo, sei a casa. Il software Marauder viene utilizzato dall'aeronautica militare degli Stati Uniti anche per il rilevamento e l'analisi dei fenomeni aerei non identificati. Integra dati provenienti da una vasta gamma di sensori, inclusi radar, telecamere a infrarossi, sensori di immagini satellitari e termiche e altri dispositivi di rilevamento di ogni tipo. E questo, cari amici, consente di identificare oggetti che si comportano in modo insolito nel cielo. Si parla di firme identificabili, ok? Il sistema sa che se rileva un oggetto con delle ali che viaggia ad un range di velocità che va da 1000 ai 3000 km/h, probabilmente sarà un caccia. Allora approfondisce e cerca conferme. Tutti gli oggetti che volano in cielo di fattura umana hanno delle firme identificabili, forma, altitudine, materiali, velocità, operabilità e quant'altro. Un sistema prodigioso come Marauder riesce a identificare e a dare un nome ad un oggetto in un millisecondo. Chiaro? Non scherziamo. Ma quali sono le firme di oggetti sconosciuti? Le firme di oggetti sconosciuti sono caratteristiche non riconducibili a nessun altro oggetto processato da Marauder, e quando si accorge di questo, quando si accorge che non riesce a identificarne le firme, classifica automaticamente l'oggetto come UAP. Una volta raccolti, i dati vengono analizzati in tempo reale utilizzando algoritmi molto avanzati. Marauder
può tranquillamente e facilmente riconoscere schemi e comportamenti che potrebbero indicare la presenza di un UFO, distinguendoli da velivoli noti, fenomeni atmosferici o altri oggetti identificabili. Parliamo di un super cervello dell'intelligence, che, pensate, siccome gli UFO non esistono, e allora l'intelligence ha pensato bene di creare due classi distinte di oggetti e di separare gli UAP dalle firme note che identifica Marauder. Questo sistema è in grado di classificare gli oggetti in base alle loro caratteristiche di volo, velocità, altitudine e altre metriche. Gli UAP invece vengono catalogati separatamente da altri oggetti volanti noti per facilitare ulteriori analisi. Questa grandissima mole di dati prodotti da Marauder, signori, finisce poi nelle mani degli analisti militari che classificano le informazioni sensibili e le rendono consultabili solo da pochi eletti, mantenendo dettagli ufologici super top secret fuori dalla portata pubblica. Ormai abbiamo sensori e radar avanzati come il RAF Flying Deals che riescono a identificare oggetti grandi come una lattina di Coca-Cola a 5.000 km nello spazio. Davvero credi alle dichiarazioni ufficiali di Comodo quando riferiscono al mondo che non sanno di che cosa si tratta? Come possono non sapere di che cosa si tratta quando hanno sistemi come Marauder dotati di intelligenza artificiale che monitorano e analizzano automaticamente il fenomeno con l'intelligenza artificiale? Marauder è talmente un alleato prezioso per lo studio degli UFO che fa di più. Ti hanno sempre rifilato la narrativa che non sanno da dove sono partiti, cosa siano o dove sono diretti, no? Gli UFO. Ebbene, smentisco anche questo aspetto. Il software, infatti, può tracciare il movimento degli UAP nel tempo, creare dei pattern, degli schemi, permettendo agli analisti di studiare i loro comportamenti e le loro traiettorie. Questo tracciamento continuo, amici, aiuta a determinare se un UFO rappresenta una minaccia o semplicemente un fenomeno anomalo. La maggior parte delle volte in cui sono stati rilevati UAP con Marauder non hanno mai dato indicazioni di minaccia, semplicemente oggetti anomali in ricognizione. Marauder può condividere informazioni sugli UAP con altri sistemi di difesa e agenzie governative. Questa integrazione è fondamentale per creare una risposta coordinata e per condividere dati e analisi con una rete molto più ampia di esperti in tutto il mondo. E questo permette un monitoraggio senza precedenti del fenomeno UFO. Se pensi che ne valga la pena, però, prima di continuare ti chiedo cortesemente di spendere 2 millisecondi del tuo tempo e di supportare il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma con un like. Grazie a chi lo farà. Questo sistema, Marauder, dai dati preliminari che sono riuscito ad ottenere, comunica costantemente con la NASA, con il sistema di difesa aerospaziale e con i sistemi spia del National Reconnaissance Office, nonché con gli alleati degli Stati Uniti, creando una mega rete mondiale di monitoraggio e sorveglianza del cielo che, mi dispiace, ma non lascia scampo. Purtroppo le persone quando si tratta questo argomento danno tutto per scontato. Basta vedere la parolina UFO nel titolo di un video su YouTube e lo snobbano come teoria complottista ancora prima di aprirlo, ascoltarlo e valutarlo, senza sapere che magari vengono svelati dettagli tecnologici aerospaziali che gli altri creators in Italia, mi perdoneranno, ma devono rinascere 3 volte prima di riuscire a divulgarli. Tutti prendono le cose sotto gamba quando si parla di UFO. Andiamo, avresti mai avuto occasione di conoscere questo software se non te ne avessi parlato? E quanta diffusione potrà mai ottenere un video del genere? Questo comporta che nei salottini dei debunkers, che fanno milioni di views su YouTube Italia, si parli ancora del tema in modo superficiale e disinformato. Ma mi chiedo, perché non vengono mostrati questi documenti ai signorini che parlano di quanto non esistano prove relative ad oggetti anomali che volano in cielo? Non solo esistono le prove, ma abbiamo rilevato firme non identificate di oggetti totalmente sconosciuti che volano nei cieli di tutto il mondo a velocità ipersoniche, descritti, analizzati e riportati dai più potenti sistemi militari di intelligenza artificiale. Così sulla Terra, come nello spazio. Siamo talmente avanti che abbiamo bypassato la valutazione umana, lo capisci? Perché Marauder, così come altri sistemi di rilevamento elettro-ottico, ti
ti dice già in anticipo se si tratta di un oggetto convenzionale o no. Processa milioni di dati in un millisecondo e se ne accorge subito se si tratta di un pallone aerostatico, di un parelio o di una sfera metallica ipersonica che vola in cielo. Chiaro? Non solo abbiamo bypassato la valutazione umana, ma l'abbiamo letteralmente massimizzata. Marauder segnala un oggetto sconosciuto, produce dati consultabili in modo davvero intuitivo agli analisti e questi dati poi già belli che pronti vengono consultati dagli operatori. Questo sai cosa significa? Significa che gli Stati Uniti, unici a possedere sistemi così avanzati, hanno centinaia di migliaia di avvistamenti che tengono segreti e che probabilmente mostrano capacità di volo inumane. 2 più 2 fa sempre 4. Se chiedi a GPT-4 Omni, l'ultima versione del modello linguistico artificiale più avanzato al mondo, ti dirà che Marauder può riconoscere schemi e comportamenti che potrebbero indicare la presenza UAP, distinguendoli da velivoli noti, fenomeni atmosferici o altri oggetti identificabili. Attenzione, identificabili. Quindi, se Marauder ti dà un contatto non identificato, significa che devi davvero preoccuparti perché ha processato milioni, se non miliardi di firme conosciute e non è riuscito a identificare quell'oggetto. Questa non è teoria, chiaro? Questo sistema è attualmente all'attivo e viene utilizzato anche per gli UFO. Durante le missioni di ricognizione, per esempio, Marauder aiuta a identificare e monitorare UAP. E questo supporto è essenziale per garantire che tutti gli oggetti non identificati vengano esaminati molto attentamente. Dopo la ricognizione e l'analisi c'è la risposta rapida. Se viene rilevato uno UAP, infatti, ascoltami bene, Marauder non si limita a informare, ma può aiutare a coordinare una risposta rapida indirizzando risorse aeree o terrestri per investigare ulteriormente. Questa capacità di reazione rapida deve aver per forza di cose raggiunto target non identificati. Nella sfera del supporto decisionale, invece, Marauder fornisce ai comandanti e agli analisti tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate. Questo include la valutazione delle minacce potenziali e la pianificazione delle azioni successive che verranno prese. E piano piano stiamo ottenendo sempre più informazioni. Ora, dopo tutto questo mega discorso noioso che vi ho fatto, no? Esiste una prova documentale ufficiale ed inequivocabile che colleghi Marauder agli UFO? Come si dice? La verità viene sempre a galla, vero? Bene. Molto bene. Nell'ultimo rapporto UFO del governo americano pubblicato dall'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa, che ha fornito un rapporto di intelligence sugli UFO non classificato, in questo rapporto di dominio pubblico viene scritto che, aprite bene le orecchie, l'Air Force degli Stati Uniti, zitta zitta, mentre nei salottini dei debunkers italiani ancora ridono, l'Air Force ha classificato il fenomeno UAP come oggetto di interesse speciale e richiede testualmente agli equipaggi di documentare e riferire osservazioni UAP entro 24 ore dallo spengimento del motore e dal completamento della missione utilizzando il sistema Marauder, nero su bianco su carte ufficiali. Un consulente senior dell'esercito per la scienza, la tecnologia e l'innovazione ha riferito che il personale dell'esercito, quindi non solo l'Air Force ma anche l'esercito, utilizza il sistema Marauder per documentare e segnalare gli UAP, nero su bianco su carte ufficiali di dominio pubblico. Quello che hanno fra le mani queste persone, cari amici miei, proprio a livello di dati militari inequivocabili, è qualcosa che, dopo anni di studio posso affermarlo, cambierebbe per sempre la visione che abbiamo del nostro posto nell'universo. Sapevi che Marauder viene utilizzato anche dalla Space Force? Per supportare una serie di operazioni spaziali attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Le sue funzionalità avanzate migliorano la consapevolezza situazionale e l'efficacia delle operazioni nello spazio.
Ci spostiamo adesso fuori dall'atmosfera e ci accorgiamo che anche in questo dominio, nel dominio spaziale militare, Marauder gioca un ruolo fondamentale. Marauder viene impiegato per monitorare la posizione e il comportamento dei satelliti e altri oggetti nello spazio. Questo include il tracciamento di detriti spaziali pericolosi e il rilevamento di potenziali collisioni, meteoriti e, indovina, UAP. Esatto, ufficialmente è deputato anche a segnalare eventuali oggetti anomali nello spazio. Utilizzando algoritmi avanzati, Marauder utilizza i dati provenienti dai sensori e satelliti per identificare anomalie e comportamenti insoliti. Questo aiuta la Space Force a prevedere eventi spaziali e a prendere decisioni informate. Marauder viene utilizzato anche dalla cavolo di Space Force e questo, in ambito UFO, apre innumerevoli scenari. Marauder consente la sorveglianza continua delle attività nello spazio, monitorando il comportamento dei satelliti e identificando possibili minacce, inclusi UAP. Sono state presentate ulteriori richieste FOIA per scoprire in particolare come Marauder cataloga gli eventi relativi agli UAP all'interno di questo sistema. Ci si domanda, no, ora che abbiamo scoperto questo software, in quanti degli avvistamenti conosciuti e parzialmente resi pubblici è stato utilizzato e quanti altri dettagli sono rimasti velati. Questo, signori, come avete ben capito, ormai è un pozzo di segretezza senza fine e man mano che viene fuori roba ci accorgiamo una cosa e una soltanto. La consapevolezza dei top generali al Pentagono in ambito UFO è molto più espansa di quanto ti fanno credere. Sistemi come Marauder, l'intelligenza artificiale in ambito militare, diciamola così, giocherà un ruolo davvero fondamentale per lo studio di questo fenomeno, tanto incompreso. E per oggi direi che è tutto. Che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto questo video? Mi raccomando, se ti è piaciuto e sei arrivato a questo punto, ti chiedo cortesemente di farmelo capire con un like e di supportare questo spazio virtuale con un like, un commento per l'algoritmo e una condivisione con chi pensi che possa apprezzare. Io vi voglio bene, spero di esservi stato di aiuto, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!